Benvenuti amici, bentornati a questa ennesima lezione sulla filosofia dell'Epicuro. Oggi iniziamo a occuparci della parte più importante dell'epicureismo, ovvero dell'etica, della morale. Da dove iniziamo? Iniziamo dal piacere, hedonè, ve l'ho scritto anche in greco, hedonè, piacere. Tutti sanno che la morale epicurea è una morale del piacere. Ma che cosa si intende per piacere? Epicuro intende, come fanno altre filosofie ellenistiche, fondare il piacere su una base naturale, su qualcosa che si manifesta nell'uomo sin dalla nascita. Il piacere è visto come un dato realistico perché corrisponde a ciò che è secondo natura, a quello che, ad esempio, persino il neonato ricerca. Tuttavia sembra esserci una contraddizione, infatti secondo l'epicureismo il piacere più apprezzabile, il piacere migliore, il sommo bene è il piacere intellettuale, una forma di piacere che sembra non coinvolgere i sensi, che sembra essere distinto dal corpo, che sembra essere un piacere differente da quello ricercato dalle pulsioni primarie di un neonato. Il piacere del saggio, il piacere intellettuale, somiglia più ad un'assenza di dolore, ad una condizione di placido benessere, piuttosto che ad un piacere vero e proprio. Quindi quando diciamo che la morale epicurea è una morale del piacere, bisogna stare attenti a ciò di cui stiamo parlando, a che cosa realmente significa piacere per gli epicurei. Questa apparente incongruenza tra piacere fisico e piacere intellettuale può essere spiegata. Epicuro non rifiuta il piacere fisico, semplicemente sostiene che non si tratta della tipologia di piacere più apprezzabile. Tuttavia Epicuro ha interesse a discostarsi nettamente da altre posizioni filosofiche che non vedono il piacere come il fine della vita. Per questo a volte si esprime in termini anche crudi e netti, quando per esempio dice che il piacere del ventre è la radice di ogni bene. Epicuro riafferma il nesso molto stretto tra piacere ed esperienza. Ricordate che Epicuro basa tutto il suo sistema sulla centralità dell'esperienza. Come in fisica Epicuro trova un'analogia tra il visibile e l'invisibile, così in etica c'è analogia e continuità tra percezione, per esempio il piacere del ventre, e il pathos, l'affezione interiore, ovvero il piacere intellettuale che si distingue in bene e male, che anch'esso ha una genesi materialistica. Il pathos è la affezione interiore, è la distinzione interiore tra bene e male. Epicuro sostiene che l'osservazione dei bambini e degli animali è utile perché essi dimostrano il carattere naturale della ricerca del piacere. Infatti gli animali, oppure i bambini, hanno delle sensazioni che non possono essere sospettate di aver subito una deformazione a causa di opinioni false. La ricerca del piacere è indipendente dalla ragione, non ha bisogno di complessi ragionamenti. Il piacere è una sensazione di tipo immediato che ha la sua conferma nel semplice fatto di essere avvertito, come per il calore del sole o la dolcezza del miele. In questo Epicuro non fu seguito da tutti i suoi discepoli. Alcuni epicurei non accettarono l'idea che il piacere fosse connotato come il ritorno ad uno stadio anteriore rispetto alla ragione. Questi epicurei dissidenti non si accontentavano del riferimento alla sensazione, pensavano fosse presente in noi un concetto capace di farci comprendere intellettualmente che il piacere è da ricercare e il dolore è da evitare. Il nesso tra fisica e etica spesso è problematico all'interno dell'epicureismo. Ad ogni modo è evidente che all'origine del piacere e del dolore vi siano movimenti atomici. E che altro se no? Tutto si basa su movimenti atomici. Abbiamo già visto che Lucrezio, a livello di sensi, spiegava la sofferenza mediante il fatto che gli organi di senso sono graffiati da atomi aguzzi e spigolosi, e spiegava il godimento attraverso la presenza di atomi lisci e tondi. Quindi, quando un individuo ha sete e beve,
Il piacere deriva dall'impatto degli atomi dell'acqua con il palato e la lingua. Epicuro condanna con parole molto dure i cirenaici e gli altri sostenitori di un edonismo volgare, coloro che pensano che per giungere alla felicità sia utile aumentare il numero dei piaceri cinetici, dei piaceri in movimento. In un celebre passo Epicuro scrive, aperte virgolette, non dunque le libagioni e le feste ininterrotte, né il godersi fanciulli e le donne, né il mangiare pesci e tutto il resto che una ricca mensa può offrire è fonte di vita felice, ma quel sobrio ragionare che scruta a fondo le cause di ogni atto di scelta e di rifiuto e che scaccia le false opinioni per via delle quali grande turbamento si impadronisce dell'anima. Chiuse virgolette. Quindi vedete che, come ho già accennato, Epicuro non è un gaudente dedito ad un piacere senza fine, a differenza di quel che una calunnosa, secolare tradizione ha cercato di far credere. Epicuro preferisce e raccomanda il piacere statico, catastematico, rispetto al piacere dinamico, cioè cinetico. Qual è la differenza fondamentale tra questi due tipi di piacere, il piacere statico o catastematico e il piacere dinamico, cinetico, il piacere in movimento? Un esempio utilizzato dallo stesso Epicuro può chiarire questa differenza. Io provo piacere nel bere quando sono assetato. Il piacere in questo caso deriva dal passaggio dell'acqua attraverso le mie fauci, cioè è un piacere che si basa sul movimento dell'acqua, è un piacere cinetico, è un piacere di breve durata però, finisce quando l'acqua finisce di attraversare la mia bocca e la mia gola, cioè questo piacere dinamico cinetico esiste solo fino a quando l'oggetto del piacere impatta con i miei organi di senso. Non si tratta di un piacere duraturo, è un piacere di scarsa portata. Tuttavia è un piacere ed è pur sempre meritevole perché il piacere è buono di per sé. Epicuro dunque non scarta i piaceri cinetici, i piaceri in movimento, non dice che non siano piaceri, a meno che, come vedremo, non vengano ripetuti in maniera smodata e siano suscettibili quindi di provocare successivi dolori. E il fatto che questi piaceri cinetici siano condannabili, cioè dipende dall'uso che ne facciamo. Epicuro però cerca di dimostrare che i piaceri cinetici, essendo effimeri e di breve durata, sono meno desiderabili dei piaceri catastematici. Quando bevo il piacere dura finché l'acqua passa, poi il piacere cessa. Invece il piacere catastematico, ovvero statico, consiste nel non aver sete dopo aver bevuto. Non un movimento quindi, bensì uno stato, una condizione, uno stato caratterizzato dall'assenza del bisogno, cioè dall'assenza del dolore, dall'assenza di turbamento. Il passaggio dell'acqua attraverso i miei organi di senso quando bevo è un piacere cinetico. Il non aver sete, il non aver bisogno dell'acqua è un piacere catastematico. Ovviamente il piacere catastematico, essendo una condizione stabile, è duraturo nel tempo, dunque il vero piacere non sta nella crapula, nel percepire qualcosa sulle labbra, nell'avvertire un gusto sulla lingua, nell'ingoio. Volendo adoperare l'esempio analogo del mangiare, il piacere cinetico avviene quando il cibo è presente sulla mia lingua e sul mio palato, mentre il piacere catastematico avviene quando io sono sazio dopo aver mangiato. Dopo aver mangiato convenientemente, si intende, non troppo poco, il che mi lascerebbe una sensazione di fame, quindi un dolore, né troppo abbondantemente, il che mi produrrebbe un altro dolore differente e contrario dalla fame. Lo stato di sazietà è uno stato permanente, un piacere permanente che ha il vantaggio di durare a lungo senza bisogno di ulteriori azioni e quindi senza bisogno della preoccupazione necessaria per produrre ulteriori azioni. Non ho infatti bisogno di mangiare continuamente, sto bene, riesco a perpetuare la mia situazione di assenza di turbamento, senza dover fare niente. La felicità consiste nell'autosufficienza, autarcheia, ovvero nella libertà dal bisogno. Autosufficienza in greco autarcheia, vedete, ve l'ho scritto anche nell'originale greco.
Un punto da sottolineare è il fatto che secondo Epicuro l'esperienza del piacere ha a che fare con la questione della morte. È un tema su cui ritorneremo potentemente in seguito. Infatti chi ha l'esperienza della sete sperimenta una perdita di materia, quella stessa perdita di materia che lo porterà alla morte. Quindi l'esperienza della sete è simile alle sensazioni provate prima della morte. Il piacere che proviene dall'acqua che elimina la sete somiglia alla vittoria sulla morte, alla vittoria su un processo distruttore. Vittoria effimera, peraltro, illusoria, vittoria che può avvenire soltanto nei confronti di un'esperienza, come nel caso della sete. Vittoria che però non vi sarà nei confronti della morte. Abbiamo già parlato della possibile esistenza di una contraddizione in questa dottrina del piacere. Epicuro esalta il piacere dei bambini, che è un piacere cinetico, affermando che il principio del bene risieda nel piacere del ventre. In questo modo fece arrabbiare Cicerone, ma nel contempo Epicuro condanna coloro che indulgono al piacere del ventre. La contraddizione è apparente perché Epicuro non nega che il piacere del ventre in teoria porti alla felicità, lo condanna solo quando esso è frequentemente ripetuto e smodato. Infatti in questo caso il piacere fisico, pur restando in sé piacere, avendo quindi degli elementi positivi, porta come conseguenza il dolore e l'infelicità. Scrive Epicuro, aperte virgolette, se ciò che per i dissoluti è fonte di piacere li liberasse dal dolore e insegnasse ad essi quali sono i limiti dei desideri, non avremmo nulla da criticare, giacché sarebbero colmi di piacere da ogni parte e non avrebbero da nessuna parte un punto dolente o sofferente, e cioè il male. Chiuse virgolette. Queste parole chiariscono che Epicuro non condanna l'accumulazione dei piaceri fisici in sé per sé, ma la condanna perché provoca delle conseguenze dolorose, mentre il piacere intellettuale non ha come esito conseguenze dolorose. Quindi Epicuro condanna quei piaceri che, pur essendo positivi in quanto piaceri, causano successivamente dei dolori. Spero di essermi spiegato. Cioè Epicuro valuta, giudica il piacere su base utilitaristica, cioè in relazione alle conseguenze. Bisogna preferire quei piaceri che non arrecano futuri dolori rispetto a quei piaceri, magari più intensi, che producono però in seguito forme di infelicità. Tra i vari attributi del piacere non bisogna preferire l'intensità, bisogna preferire la durata del piacere e la capacità di certi piaceri di non arrecare successivi dolori. Epicuro dunque ragiona un po' come Jeremy Bentham, come l'utilitarismo. Bisogna procedere ad un calcolo utilitaristico, bisogna chiedersi se sia più conveniente, se produca più felicità l'accumulazione puramente quantitativa dei piaceri o la loro idoneità a non causare successivi dolori. Naturalmente Epicuro propende per la seconda ipotesi. Il calcolo, che Epicuro chiama logismos, il calcolo del piacere, predilige l'eliminazione del dolore, il che implica che il piacere consiste nella serenità, nella beatitudine, nell'aver eliminato il dolore, cioè quello che abbiamo chiamato il piacere catastematico. Non è aumentabile questo piacere catastematico. Perché? La condizione di mancanza di dolore o di preoccupazione rappresenta il massimo del piacere, dice Epicuro. Il massimo della felicità, dice Epicuro, viene raggiunto nel momento in cui il dolore o la preoccupazione o l'angoscia vengono eliminate. Il piacere tutt'al più può essere variato, anche se sembra che Epicuro consideri soggetto a variazione più che altro il piacere fisico, non tanto il piacere intellettuale. Per questo la reiterazione dei piaceri cinetici è inutile, perché non aumenta la felicità e rischia anzi di provocare dolori e angoscia. Anche la durata del piacere in realtà non ne aumenta l'intensità, il piacere vale nell'attimo in cui viene colto. L'attesa o il tentativo di ottenere piaceri futuri non è realmente un piacere perché non è presente, non è sentito attualmente. Questo naturalmente è il tema del Carpe Diem di Orazio, un tema che sarà sviluppato dopo Epicuro. Bisogna prediligere il presente, anche se breve, rappresenta il piacere massimo. Il fatto che il piacere si prolunghi non aumenta la quantità di piacere.
D'altra parte, pensare al futuro è ingiusto perché il futuro è incerto e al di fuori della nostra possibilità di controllo. Il piacere è la base e la finalità di tutto l'edificio filosofico epicureo. Epicuro identifica bene e piacere e male e dolore. Bene, piacere e male e dolore sono la stessa cosa. Platone e Aristotele invece avevano escluso questa identificazione. Pur avendo Aristotele assegnato al piacere più importanza di Platone, è d'accordo con il maestro che il piacere non può essere il fine della vita. Il fine della vita sta nella conoscenza teoretica, nell'attività contemplativa. Aristotele mette in evidenza che il piacere non può essere il sommo bene per l'uomo, perché è in comune con gli animali, non è una cosa propria dell'uomo, avvertita solo dall'uomo. Platone pensa che il piacere non sia mai puro, sia sempre frammisto a dolore. Al contrario, secondo Epicuro, il piacere è il fine dell'uomo e si identifica con la felicità. La felicità a sua volta si identifica con il bene e con la virtù. Vedete quindi, piacere, bene, felicità, virtù sono la stessa cosa. Non si può essere felici se non si è giusti, ma è vero anche il contrario, non si può essere giusti se non si è felici. Il bene non è un obiettivo trascendente, come affermava Platone, il bene è nella vita, il piacere è la vita, il piacere è il criterio di distinzione del bene e del male. L'etica di Epicuro è un'etica edonistica che si basa sul piacere, hedonè. Un altro punto da considerare è che il piacere, anche se si manifesta nell'esperienza di ogni singolo individuo, è il criterio della felicità. Non è soggettivo, non è arbitrario. Al contrario, il piacere si manifesta in maniera identica in tutti gli uomini, perché il piacere è strutturale nell'uomo, è connaturato all'uomo, non è qualcosa che si acquisisce o si modifica nel corso della vita. Il piacere e la tendenza a riconoscerlo e a distinguerlo dal dolore, esiste sin dalla nascita, corrisponde alla natura stessa dell'uomo, quindi il piacere è oggettivo e fornisce un criterio oggettivo di distinzione tra il bene e il male. Come abbiamo detto prima, il piacere corrisponde alla physis, alla natura, nel senso di natura originaria. Il suo uso corretto implica un ritorno dell'uomo alla physis, un rifiuto delle sovrastrutture, delle superstizioni, delle deformazioni causate dalle opinioni sbagliate. Il piacere non viene aggiunto dall'esterno, il piacere è una condizione interiore. Questa condizione consiste nella liberazione dal dolore. L'assenza di dolore fisico, ovvero aponia, è l'assenza di turbamento spirituale, assenza di turbamento nell'anima, ovvero ataraxia, in italiano atarassia, ecco, aponia, assenza di dolore fisico, ataraxia, l'assenza di dolore spirituale, l'assenza di dolore nell'anima. A volte ataraxia è stato anche tradotto con mancanza di turbamento, ma a volte ataraxia è stato anche tradotto con imperturbabilità, l'imperturbabilità interiore del saggio. Si tratta di termini molto importanti all'interno delle filosofie ellenistiche. Il dolore e l'infelicità sono difetti intellettuali, nascono da un'errata modalità di guardare le cose. Secondo Epicuro, piacere e dolore si escludono a vicenda, la sparizione del piacere coincide con il massimo livello di dolore. Inversamente, l'assenza del dolore non può essere chiamata se non piacere. Nella lettera a Meneceo, Epicuro elabora un'altra classificazione dei piaceri, o meglio dei desideri. Epicuro scrive che tra i desideri alcuni sono naturali, altri sono vani, cioè non naturali. Quindi una prima distinzione importante tra i desideri naturali e i desideri non naturali, i desideri vani. A sua volta, attenzione, i desideri naturali si distinguono in desideri necessari e desideri non necessari, quindi ci sono desideri naturali necessari e desideri naturali non necessari. Infine, i desideri necessari, i desideri naturali necessari,
a loro volta si distinguono in tre gruppi, cioè in tre categorie: i desideri necessari in vista della felicità, li ho messi qui, numero 1, quelli invece necessari allo scopo di eliminare la sofferenza fisica, numero 2, e quelli necessari in vista della vita stessa. Ecco, sono tre gruppi, tutti e tre appartenenti ai desideri naturali e necessari. Cerchiamo quindi di capire, di illustrare, di spiegare il significato di questa classificazione. Il criterio della distinzione tra queste diverse categorie di desideri è dato dalla natura. Ricordate che per Epicuro la natura, non un ordine finalistico, ha un criterio normativo. La natura possiede in sé un criterio normativo. Quindi i desideri vani, vuoti, sono quelli che non hanno corrispondenza in natura. I desideri naturali ma non necessari sono quelli che vanno al di là, che sono eccessivi rispetto alla necessità stabilita dalla natura. La sentenza Vaticana 33 dice, aperte virgolette, grida la carne, non aver fame, non aver sete, non aver freddo, chiuse virgolette. Questi sono i basilari desideri naturali da soddisfare: mangiare, bere, trovare la giusta temperatura, o meglio, il cibo, l'acqua, il calore. Epicuro dice che il saggio può condurre una vita virtuosa e felice accontentandosi di questo, cioè di soddisfare solo i desideri primari che assicurano la sopravvivenza. In realtà questi, come abbiamo detto, sono i desideri necessari, i desideri naturali e necessari del terzo tipo, ovvero i desideri necessari per mantenere la vita. Tra i desideri necessari del primo tipo, ricordate, quelli necessari alla felicità, Epicuro include la filosofia e l'amicizia. Epicuro scrive: nulla è più importante dell'amicizia, nulla più fecondo, nulla più piacevole. L'amicizia invita alla gioia, l'amicizia aiuta a sopportare il dolore, e lo fa anche quando gli amici sono assenti. Infatti nella sofferenza e nella malattia il saggio trova conforto nel ricordo del tempo trascorso con gli amici e delle loro conversazioni. L'amicizia va coltivata tra pari, tra persone che hanno saggezza e che condividono le proprie idee. Un'idea di amicizia elitaria e selezionata, un'idea di amicizia che configura una vita tranquilla, serena, lontana dalle polemiche e dagli scontri dialettici. La preferenza di Epicuro si indirizza verso una vita sobria e ritirata. Il saggio infatti rifiuterà la dimensione pubblica, l'impegno politico, gli affanni della vita sociale. La popolarità, il potere, la politica, ma anche la carriera professionale, che vedremo dopo sono tutti desideri vani, apportano solo pericolo e turbamento. Lance biosas, vivi nascosto, è il famoso detto di Epicuro. Lase è un avverbio, vuol dire nascostamente. Biosas è l'imperativo aoristo della seconda persona, quindi nascostamente vivi. Questo è un famosissimo detto di Epicuro. Non mostrarti, dice Epicuro, all'esterno della tua cerchia. L'amicizia è largamente preferibile all'attività politica. Una visione che in fondo era compatibile con la società in cui Epicuro si trovava a vivere, dove la libertà politica era stata schiacciata in Grecia. Il saggio non interviene in società, non si occupa dell'andamento della comunità, delle leggi del governo. L'autosufficienza del saggio non è solo un'autosufficienza delle passioni, dalle passioni, ma anche un'autosufficienza dalla società. Molti hanno messo in evidenza le affinità di queste idee epicuree con le filosofie orientali, in particolare con il buddismo. Così ad Epicuro possono essere mosse le tipiche critiche che di solito si appuntano alle filosofie orientali, le accuse di egoismo, di individualismo. Gli epicurei non si danno pena di migliorare le condizioni della società, di favorire il progresso scientifico, di aiutare l'umanità nel suo complesso. Il saggio epicureo vive ritirato nella dimensione della propria casa, dove accoglie pochi amici, sempre gli stessi, che la pensano come lui. La comunità può andare anche in malora, si mira non al bene comune, ma solo alla propria felicità interiore.
I desideri naturali e necessari del primo tipo, ecco, o quelli che realizzano la felicità, sono i più importanti da un punto di vista filosofico. D'altra parte, tra di essi vi è compresa la filosofia stessa, che va praticata con gli amici. Invece, i desideri naturali e necessari del terzo tipo, ricordate, cibo, acqua, quelle cose che servono a sopravvivere, sono i più importanti da un punto di vista fisiologico. I desideri necessari del secondo tipo, ovvero quelli necessari per eliminare la sofferenza e per garantire il benessere del corpo, sono quelli che ci mettono al riparo dalle intemperie e dalle aggressioni. Epicuro definisce i desideri naturali in generale quelli che, se non soddisfatti, renderebbero la vita impossibile e infelice. Naturalmente i desideri del terzo tipo, quelli della sopravvivenza, sono quelli senza i quali la vita non può esistere. I desideri del primo e del secondo tipo, invece, sono quelli senza i quali la vita sarebbe infelice. Il saggio epicureo, dunque, conduce una vita sobria e parca. Un pezzo di pane e un sorso d'acqua, dice Epicuro, danno il piacere più alto a chi ne ha bisogno, un piacere non inferiore a quello che deriva da cibi dispendiosi e frequenti. Infatti, come abbiamo già visto, la quantità e la durata del piacere non aumentano il piacere. Inoltre, i desideri naturali e necessari hanno il vantaggio di non essere effimeri e di non recare turbamento e sofferenze. I desideri naturali e non necessari devono essere soddisfatti solo di tanto in tanto. Quindi passiamo a parlare dei desideri naturali ma non necessari. Il più caratteristico tra questi desideri naturali, sì, ma non necessari, è il sesso. Il desiderio sessuale è naturale, ma è pericoloso perché spesso degenera in una passione devastante. Il desiderio sessuale incontrollato è distruttivo perché, a differenza del desiderio della fame e della sete, i simulacri che provengono dalla persona amata sono troppo sottili per produrre sazietà. Il rapporto sessuale non placa una brama inesausta e inesauribile che spinge alla pazzia. Epicuro arriva addirittura a proibire al saggio di innamorarsi. Epicuro considera affini i piaceri erotici ai piaceri estetici, la contemplazione della bellezza, i godimenti dell'udito. Quindi anche il piacere dell'opera d'arte rientrerebbe tra i piaceri naturali ma non necessari. I desideri vani, parliamo finalmente di questi, l'ultima categoria di desideri, sono quelli, dice Epicuro, di colui al quale il sufficiente non basta mai. Questi desideri hanno un carattere illimitato che spingono verso un'impossibile sazietà. Sono i desideri, ad esempio, di cibi raffinati e di abiti costosi e sontuosi, ma anche, attenzione, il desiderio della ricchezza, del potere, della gloria, della popolarità, della nobiltà. Questi desideri, per esempio quello della ricchezza, implicano sempre la servitù nei confronti del potere. Epicuro prescrive che il saggio si trovi, se si trovi a possedere ricchezze, debba distribuire agli altri, donarle, regalarle, guadagnandosi così un sentimento di benevolenza. Ad ogni modo, neppure i piaceri vani sono un male, nessun piacere in sé è un male. I piaceri vani lo diventano perché le cose che procurano generano inconvenienti e sofferenze maggiori rispetto al piacere. Il saggio sa distinguere i piaceri convenienti da quelli non convenienti. Il saggio così conquista una felicità che somiglia a quella degli dei. Il saggio vive come un dio tra gli uomini. A differenza degli dei che possiedono la felicità da sempre, la felicità del saggio è conquistata. Il saggio è guidato dalla phronesis, la saggezza pratica. La phronesis è il principio della vita felice ed Epicuro la considera più importante della stessa filosofia. In Aristotele, ricordate, la phronesis è subordinata alla sofia,
alla sapienza. Invece per Epicuro la phronesis, essendo la tecnica del vivere felicemente, sovrasta la sofia. Infatti, come sappiamo, l'epicureismo considera la vita pratica superiore alla vita teoretica. La phronesis è la facoltà del sobrio ragionare che spinge, sia pure con difficoltà, sia pure con un lungo tirocinio, conquista al controllo di sé. Dalla saggezza derivano tutte le altre virtù che non costituiscono dei fini ma dei mezzi per procurare all'anima il piacere privo di conseguenze sgradevoli. Le virtù devono essere ricercate e lodate solo perché producono piacere. Tra le virtù elencate da Epicuro e più tardi da altri epicurei, in realtà esse da una versione all'altra non coincidono, non esiste una virtù eminentemente politica. Abbiamo già detto che gli epicurei rifuggono dalla politica, considerata come fonte di pericoli e turbamenti, quindi viene consigliato un prudente conformismo, ovvero il rispetto delle leggi esistenti. Gli epicurei accettavano anche alcune virtù tradizionali, ma modificandone il fondamento. Ad esempio, il coraggio, la virtù romana per eccellenza, trova la sua ragion d'essere nella ricerca del piacere. Questo fece arrabbiare Cicerone. In effetti sembra piuttosto strano in che senso il coraggio può essere motivato dalla ricerca del piacere. Gli epicurei spiegano che il vero coraggio è il disprezzo della morte, ovvero la liberazione da un turbamento dell'animo. Essere coraggiosi significa essere sereni ed esenti dalle preoccupazioni. In questo senso il coraggio si identifica con la saggezza, che non solo ci libera dalle brame e dalle paure, ma ci insegna anche a sopportare le offese della fortuna. Come considerano gli epicurei la giustizia? Ecco, loro ammettono la giustizia, questa potrebbe essere una virtù politica. Di certo la giustizia non ha un fondamento trascendente come in Platone, non esiste per Epicuro il diritto naturale, non esistono principi fondati sulla ragione validi per tutti. Bisogna rispettare le leggi per evitare il turbamento che l'animo subirebbe in seguito alle punizioni. Quindi capite, è meglio rispettare le leggi per un motivo puramente edonistico e utilitaristico, non perché pensi di compiere il bene in sé per sé. L'importante è non subire danni e non arrecarne agli altri. Comunque il diritto, secondo gli epicurei, deve basarsi sull'utilità. Come ho appena detto, se tutti gli uomini si accontentassero dei propri diritti naturali, la violenza sarebbe ridotta al minimo. Questa è una teoria ottimistica degli epicurei. Ma siccome solo i saggi si comportano virtuosamente, è necessario un patto sociale per evitare che si commettano crimini. D'altra parte l'azione criminosa provoca nel delinquente turbamento causato dalla paura di essere scoperto e punito. Il saggio eviterà l'azione ingiusta, infatti essa è inutile, perché la soddisfazione dei desideri naturali e necessari è facile da ottenere e non richiede alcuna violenza o violazione di legge. Peraltro i desideri virtuosi si attuano in un ambito privato e distante dalla dimensione pubblica. L'azione ingiusta è fonte di inquietudine perché, come abbiamo appena detto, genera il timore di una pena. Infine l'azione ingiusta non arreca alcun piacere, poiché in conseguenza di essa non saremo più amati. Gli epicurei si trovano davanti a un problema: si può davvero vivere felicemente se esistono sofferenze, e intendo dire sofferenze che non derivano dal piacere sregolato, sofferenze quali ad esempio le malattie, sofferenze che sono indipendenti dalla volontà umana e che quindi anche il più perfetto dei saggi non può evitare. Epicuro e gli epicurei tendono, attenzione, a svalutare, a sottovalutare questo tipo di mali e sostengono che esistono strategie per sopportarli. I mali hanno sempre un limite: se sono intensi portano velocemente alla morte e quindi hanno un limite di durata. Se sono blandi di solito sono più duraturi perché non segnalano malattie mortali, però hanno un limite di intensità. I dolori blandi e duraturi inoltre possono essere inframmezzati da piaceri. Questi ragionamenti hanno tuttavia attirato molte contestazioni. Importante è la dottrina che il malato può alleggerire il dolore con il ricordo dei piaceri passati. Come abbiamo già detto, Epicuro mise in pratica lui stesso questa dottrina. Sul letto di morte Epicuro scrive ad Ermarco che le sue sofferenze sono bilanciate dal ricordo delle loro conversazioni e della loro amicizia.
Nel tempo si creano diverse opinioni tra gli epicurei sull'origine dell'amicizia. All'inizio lo stesso Epicuro ritiene che il fondamento dell'amicizia sia puramente egoistico, cerchiamo l'amicizia per evitare la tristezza dell'uomo solitario. Molti epicurei però sostengono che la familiarità con i nostri amici ci porti ad amarli come noi stessi e per se stessi, senza più pensare al fondamento utilitario, altrimenti l'amicizia non sarebbe duratura. Epicuro parla anche dell'origine della società. Secondo lui all'inizio esisteva una razza forte, così la chiama forte, di figli della terra che conduceva un'esistenza errante e istintiva, dominata anche dalla violenza. Il passaggio dallo stato di natura alla società civile, alla civiltà, sarebbe stato estremamente lento. La prima mitigazione dei caratteri ci sarebbe stata quando i miglioramenti materiali avrebbero consentito la formazione delle famiglie. Ad un certo punto si crea il patto sociale. Inizialmente il patto è tacito perché non esiste ancora il linguaggio. Con questo patto gli uomini si affidano reciprocamente le donne e i bambini, decidendo di proteggere i più deboli. Poi compare il linguaggio, si impongono i re che fondano le città. In seguito però queste città crollano e il dominio dei re viene sostituito dal dominio delle leggi. In precedenza il re personalmente incarnava la legge, invece adesso la legge è oggettiva, prescinde dal basileus, dal sovrano, dal capo. E da allora, da quando c'è il dominio delle leggi, la pace sociale fu garantita, anche se in maniera non perfetta, dal timore da parte dei cittadini che i propri eventuali crimini venissero scoperti e sanzionati. Le leggi comunque vengono viste come convenzionali e utilitaristiche dagli epicurei. Servono a garantire la conquista della felicità individuale, quindi gli epicurei consideravano le leggi utili e fonti di tranquillità. Comunque le accettavano, le apprezzavano. Perché allora rifuggivano dalla vita pubblica? Abbiamo già detto che la lotta per il potere e la gloria sarebbero fonte di turbamenti e di pericoli, ma già nella Roma della fine della Repubblica in realtà vi furono epicurei che accettarono di partecipare alla vita pubblica e di governare le città. Un esempio celebre è Pisone, protettore di Filodemo di Gadara. Ad ogni modo anche Epicuro, pur considerando la vita sociale nociva all'atarassia, non aveva escluso che in certe circostanze vi si potesse partecipare, purché si mantenesse un distacco salutare da essa. Vi furono anche epicurei come Diogene di Enoanda che ritenevano possibile una società di giustizia e di amicizia senza più fortificazioni né leggi e senza neppure più schiavitù. Cioè l'ideale dell'epicureismo stesso, secondo Diogene di Enoanda, avrebbe potuto tradursi in politica, avrebbe potuto essere applicato in società. Si tratta di un esempio di universalismo epicureo, un caso in cui si immagina un epicurismo di massa, non più di elite. In questa prospettiva i circoli epicurei non sarebbero più una forma di rifugio e di fuga dal mondo, ma bensì un modello su piccola scala suscettibile di diventare una società universale. Bene, non abbiamo terminato qui di parlare dell'etica epicurea. L'etica epicurea non mira solo a raggiungere l'assenza di dolore fisico, ma, come abbiamo detto, anche a raggiungere la mancanza di turbamento spirituale, la liberazione dall'ansia, dall'angoscia, dalla paura del futuro. In particolare si tratta di liberarsi dal timore degli dei e di ciò che può accadere dopo la morte. Questa è una parte importantissima del sistema epicureo, la liberazione dalla paura degli dei, la liberazione dalla paura della morte. Questa è la parte illuministica dell'epicureismo, che prevede una serrata critica alle religioni, alle superstizioni e alla credenza dell'immortalità dell'anima. Parleremo di questi aspetti nella prossima video lezione. Vi ringrazio tutti. Continuate a seguirmi, tutte queste lezioni spero che vi interessino su Epicuro e sull'epicureismo. Grazie a tutti.